Spiritualità trascendente o spiritualità immanente? E dove si colloca la dea? Sai cosa vogliono dire queste cose? Mi chiamo Laura Ghianda e mi occupo di spiritualità radicata, la spiritualità del futuro che non ha bisogno di scindere tra sacro e profano, tra alto e tra basso, e di teosofia, un percorso di crescita tramite l'immagine guida di una madre cosmica. Questo canale è aggiornato settimanalmente con un video su questi argomenti, sulla spiritualità in generale e sulla crescita personale, e se sei interessato puoi iscriverti al canale e attivare le notifiche così da sapere sempre quando uscirà un mio nuovo video, ed è per chi non ha paura di pensare fuori dagli schemi. E proprio per pensare fuori dagli schemi andiamo a infilare al naso su qualcosa di cui non si sente parlare così spesso, ovvero la differenza tra una sacralità trascendente e tra una sacralità immanente. In particolar modo per quanto riguarda la posizione di questa grande madre, di questa dea, dove la mettiamo. Cominciamo con le cose facili. Il modello di spiritualità a cui siamo tutte e tutti abituati, perché è quello che è diffuso nella cultura mainstream, quello secondo cui ci educano solitamente, è un modello di sacralità trascendente. Questo indipendentemente dal fatto che tu sia o meno credente, perché anche se fossi un ateo materialista, in ogni caso, solo per il fatto di vivere in questa cultura, ci sarà una scatolina che chiameremo la percezione del sacro, che la nostra cultura riempie con dei precisi significati, che sono appunto quelli della sacralità trascendente. Tu puoi aderire o meno a questa scatolina, però ciò non toglie che quando ragionerai, sentirai parlare di sacro, di divino o di affini, quello che richiamerà la tua testa sarà questo bacino di significati qui. E uno mi dice, perché ce n'è degli altri? Sì, se ti dicessi che ci sono altre scatoline, forse anche di più, però in questo caso ci interessa ragionare su queste. Quindi abbiamo prima scatolina, il modello trascendente. Il modello trascendente colloca una divinità, in particolar modo è il modello dei monoteisti, per cui potremmo tranquillamente dire un Dio unico. Lo colloca in un imprecisato punto che consideriamo in alto. Perché in alto? Qua ci torna buona la lavagnetta. Perché separa. Il concetto di separazione ritornerà per spiegare, per capire bene questi concetti, tutto il video. Separa l'alto dal basso. E se il basso è un po' il nostro mondo, come significato simbolico, collochiamo questa divinità al di sopra, anche al di fuori del cielo, lontano. Lontano da che cosa? Lontano dalla creazione. Probabilmente è una divinità creatrice, solitamente funziona così, e questa divinità creatrice però non è la sua creazione, è colui di solito, perché parliamo in pronomi maschili, che l'ha fatta ma che non ne è parte. E questo distacco non deve sfuggire perché è fondamentale per la ricaduta che ha su tutto quello che è il nostro modo, non solo ovviamente di percepire il sacro, grazie al cavolo, l'ho appena detto, ma anche di percepire il mondo in cui viviamo. Per cui nel momento in cui il nostro modello di sacralità è nella trascendenza, noi quando pensiamo a qualcosa di sacro lo collochiamo subito via in quella dimensione di distacco, in quella dimensione di lontananza che non ci riguarda. E quindi, se il sacro sta lassù, come chiamiamo il quaggiù? La necessità di divisione pone questa questione. Il basso diventa il profano, se non addirittura l'impuro, praticamente il contrario della sacralità, perché in questo modello di pensiero, se non sei una cosa, sei il suo opposto.
E vorrei farti vedere come non è assolutamente l'unico modo di ragionare, anche se ce l'abbiamo talmente tanto dentro che ci viene in automatico e ci sembra che sia impossibile pensare altrimenti, ma si può. E su questo ho fatto un video che mette proprio a confronto questo tipo di pensiero che si chiama dualismo oppositivo con una logica più circolare e te la linko sia in descrizione e sia qui sopra. La sacralità della trascendenza è una sacralità di puro spirito. C'è anche una divisione tra cielo e terra, tra spirito e tra materia. Di conseguenza, tutto ciò che è materiale è quasi percepito come impuro, in certe correnti lo è proprio, mentre ciò che è sopra è invece ciò che è sacro e corrisponde appunto con lo spirito. E quindi anche quando dicevo non è soltanto la percezione di come dobbiamo pregare Dio, eccetera, ma anche la percezione di noi stesse e di noi stessi, perché allora il nostro corpo assume questo significato o di impuro in un certo senso. Noi dobbiamo pensare che questo pensiero delle divisioni attribuisce un valore morale a un capo come bene, come più giusto, eccetera, e un altro all'altro capo come sbagliato, male, eccetera, o migliore o peggiore. In questo caso il più o meno li sto proprio utilizzando come esempio in un'accezione morale di valore, cosa che non è affatto scontata. È così che siamo finiti a considerare la materia impura, il corpo impuro, il sesso sporco, eccetera, eccetera, per eleggere solamente un primato dello spirito, oppure su un altro livello, della ragione rispetto all'esperienza corporea, eccetera. Ecco allora, attenzione, se questo è trascendente, nel momento in cui si è posto questo tentativo, questa necessità di separare, categorizzare, è un tipo di pensiero con una genesi storica, non la natura, una scelta umana che poi ha preso piede. Allora, se questa è la trascendenza, e lo scrivo, tadam! Questo allora diventa immanente. Immanente significa che invece ci sta dentro, in un certo senso, e quindi sta nel mondo che viviamo anche noi. Ovviamente questa cosa sarebbe considerata eretica per la religione, diciamo, che va per la maggiore nel nostro mondo oggi. Però, attenzione. Allora, la categoria immanente potremmo dire che è l'altra scatolina. Quando noi parliamo della Dea, la grande madre, eccetera, materia, ma lo scrivo, materia. Questo mater già è un segnale che ci dice molto di questa radice. Noi la materia abbiamo visto nella trascendenza essere considerata qualcosa di impuro, profano, le peggio cose, inventatele pure tu. Però quindi la categoria dell'immanenza si rifarebbe però sempre a una divisione. Per cui mi capita anche a me, l'ho fatto, l'ho detto, per semplicità, brevità, le richieste che ti fanno adesso i social sono queste, ecco perché ho un canale YouTube anche, di utilizzare la parola immanente per dire la spiritualità della Dea, una spiritualità immanente, per dire che coincide con il mondo in cui viviamo. Però perché dico anche, quando posso approfondire lo dico sempre, è una parola che non mi piace ed è una parola impropria. Impropria perché? Perché è stata inventata, generata nell'opposizione con la trascendenza. Quindi, dicendolo facile, è anche un po' brutale. È come se divido in due e leggo uno meglio e leggo l'altra metà peggio, decido che è qui quello che va meglio e devo dare un nome a quell'altro, che sarà il contrario, allora ci do il nome di immanenza. No. Se guardi il video che ti ho già suggerito, quello che compara il pensiero del dualismo positivo, che è questa logica qui con il pensiero circolare, noi invece vedremo che quello è il pensiero che permette di capire dove collocare Dea, che è
Quindi una terza scatolina ancora, una terza scatolina che non divide. Cosa? Esatto. Significa che potremmo dire è la immanente trascendente insieme, qualcuno potrebbe farlo, ma non mi convince ancora, perché comunque usare questi termini porta in sé l'atto di separazione che non aiuta a percepire il tutto dinamico che è. Questo significa quindi che la dea non è solo materia contrapposta a uno spirito, non è solo un basso contrapposto all'alto. Mi segui nel ragionamento, fammi sapere nei commenti se spiego bene o se è bene che riveda un po' la complessità del mio parlare. Attenzione a questa, non è una madre terra contrapposto a un padre cielo. Lo so che ho detto una cosa fastidiosissima, però è fondamentale perché nella scatolina della spiritualità della dea non c'è scissione. Qua ti rimando a un altro video fondamentale, altrimenti si attivano resistenze che non servono. Il video è Chi è la dea e per chi riguarda anche il maschile, che trovi qua in descrizione e qui sopra. Perché? Perché in questo non dividere vuol dire che non ha neanche mai attribuito quella divisione di categorie che noi ci portiamo nel pensiero occidentale. Quindi non è che c'è un cielo padre e una terra madre, quindi se io chiamo madre sia il cielo che la terra sto escludendo il padre, perché l'immagine è totalmente differente ed è, se guardi il video che ti ho appena citato, lo trovi tutto quanto lì, un ventre cosmico che tutto contiene e quindi il ventre non è il femminile contrapposto al maschile, semmai le uomini e le donne, per come possiamo noi identificarci e ciò che c'è nel mezzo anche di queste due categorie è il movimento perpetuo all'interno del suo ventre, quando il ventre che non può dividere è una sorta di principio terzo che mantiene in equilibrio e dà le regole affinché questo equilibrio venga mantenuto. Alla faccia di quelli che dicono che la grande madre era il caos e che aveva bisogno del maschile per mettere ordine. Questo è un pensiero successivo, è un pensiero, quello del caos, della madre caos e del padre ordine, che già proviene dalla separazione. Ecco allora che certamente la dea non è sperimentabile come un essere meramente trascendente. Questo significa che è un grande equivoco cercare di individuare nella dea una sorta di dio con la gonna, i tacchi e il trucco, cioè trasformare i rituali, le preghiere, i nomi semplicemente dal maschile al femminile come se fosse semplicemente una controparte di quello che già conosciamo. Non è così, è tutt'altro modo. Ecco che non è facile mescolare la dea ad altre tradizioni per questa ragione, perché spesso le altre tradizioni sorgono già in un altro tipo di organizzazione del pensiero e della visione della realtà. Se cerco la dea, ad esempio, per pratiche ascetiche che considerano il mio corpo e la materia come impuri, stiamo andando fuori strada. Quella non è la spiritualità della dea, è la femminilizzazione dei monoteismi o di altre correnti, magari anche non monoteiste, che però sorgono su questo tipo di mentalità che scinde. Non si tratta nemmeno di semplice energia femminile, se per femminile intendiamo proprio l'incarnazione in corpi di donna o comunque in individui femminili, perché abbiamo detto in quel ventre ci sono tutte le energie. Tutte. È proprio un'altra visione, con un altro metro di paragone e che va visto in maniera concentrata, studiata, senza fare salti da una all'altra mentalità, pena riportare esattamente lo stesso vecchio sistema che c'è già
che non serve trasformare questo in qualcosa di femminile, non serve concentrarsi sulla terra perché il cielo sarebbe già Dio e allora noi cerchiamo una dea, non serve a nulla perché c'è già. Ma se c'è una cosa che possiamo imparare con la spiritualità della dea è proprio un'altra mentalità, un'altra percezione del sacro, un altro modo di vedere al mondo, a noi stessi e alla realtà. Lasciami un commento per farmi sapere se ti è stato utile questo video. Spero di trovarti tra le iscritte e gli iscritti del mio canale e ci vediamo al prossimo. A presto!